Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi 3 novembre, prima giornata insomma un po' fredda dell'inverno, c'è ancora l'autunno. Vado ad esplorare la Val Vestino. La Val Vestino è una valle che collega il lago di Garda al lago d'Idro e all'interno ci sono tutta una serie di paesetti che ho già visitato in un video che vi metto qua sopra prima che mettessero la zona rossa l'anno scorso, quindi sono stato quasi un anno fa esattamente. Chiaramente oggi per fortuna non c'è la zona rossa, siamo molto più liberi di girare e ho visto che ci sono un sacco di strade sterrate, stradine, stradette, quindi è una zona parecchio selvaggia, poco abitata, sarà un giro di pochi chilometri totali ma abbastanza esplorativo. Poi se ho tempo magari mi faccio anche il passo del Maniva passando l'asfalto, che non ho mai fatto, ho fatto sempre da Passo Baremone a Passo Maniva, che è super bello, e anche di quello vi lascio il link qua sopra. Di questa traccia, se trovo percorsi interessanti, vi lascio il GPX qua sotto. E adesso il Transalp è pronto, eccolo qua. Ho riverniciato qualche parte dopo il Quintrophy che si era un po' sverniciata, come il paracollettore, il paracarter, sì, il paracollettore, il carter, quello lì è il paracatena. E ho preso le borse laterali che si erano rovinate quando ero caduto, queste qua. Le ho prese, queste della Bagtex, le ho pagate abbastanza rispetto alle borse dietro. Mi sembra che tutte e due sui 90 euro più o meno, però mi sembrano belle robuste, impermeabili, e quindi alla fine se durano valgono quei soldi. Ok, adesso quindi segui il lago di Garda e noi ci vediamo in moto fra poco. Ciao! Oh, mi sono fermato un secondo qui al Limone. Guarda che spettacolo. Questo posto è sempre bello. Stupendo. E queste qui sotto, queste costruzioni qua con i pali fuori, che sembrano costruzioni finite a metà, erano le limonaie dove tenevano i limoni. Li coprivano e facevano crescere qui gli agrumi. Li fanno ancora crescere qua, quindi posto caldissimo per essere sulle Alpi, o comunque pre-Alpi. Vabbè, va, ripartiamo. Le stradine tortuose del Garda. Guarda che vento di Peler che c'è. E quello laggiù è campione sul Garda, non campione d'Italia. Un tempo tutta la città era un villaggio operaio, c'era un opificio, cotonificio, era tutta posseduta dalla famiglia Feltrinelli, che adesso hanno le librerie, ma erano originari qui del lago di Garda, avevano fatto soldi col commercio del legname, con l'impero austro-ungarico ancora nel secolo scorso. Prendo questa piccola deviazione, che è un pezzo che non faccio più, verso Tignale. Ovviamente c'era divieto di transito sulle strade in montana del comune, così ti fanno capire che qua in off-road non puoi andare. Mamma mia, senti che vento il Peler. Guarda, se questa non è la fermata autobus più bella del mondo. Stupendo. Spettacolo vero. Guarda qua che strade scavate proprio nella roccia, se non sono capolavori di ingegneria per raggiungere quei paesini sopra. Sarebbe da fermarsi ad ogni scorcio. Qua le limonaie restaurate. Spettacolo totale. Andiamo a vedere piovere. Strada vietata ai camion, quindi deve essere una strada interessante per le moto. Qua c'è il paesino di Piovere. C'è questa, la posta. Paesini minuscoli veramente. Mi sa che poi finisce qua il posto, eh? Qui inizia una strada sterrata che va poi alla via panoramica. Perfetto, vietata le moto. Quindi ci giriamo in questo ameno anfratto. Questo che è il parroco del paese. Esploro la parte sotto al Monte Castello. C'è anche un parco giochi, se ci sono bambini, il che è buono. Vuol dire che c'è speranza che questi borghi non spariscano. Mamma mia che barriere che hanno messo qua per proteggere la strada dalla caduta roccia. Panorama ragazzi, panorama. Beh, guarda che bello il paesino però su. Carino.
da qua. Beh, che spettacolo da qua sopra però, questo è proprio il curvone panoramico, fantastico, bellissimo. Secondo me è ancora più bello delle terrazze del Brivido, però visto che ci sono ormai, quasi quasi vado a vedere com'è il paesino. Ora quella villa bianca su, che spettacolo, che top. Questa è Gardola, centro adesso. C'è la chiesa, il campo sportivo. Continua a salire la strada però, Quella lassù in cima è la prima neve di quest'anno 2021. Ho trovato sto rifugio qua, rifugio Cima Piemp, mai sentito. Ho visto delle foto che fanno lo spiedone bresciano, sono mai stato, visto che sono qua vado a vederlo. Secondo me c'è un bel panorama, bello strettino qua, Guarda quante micro casette ci sono su questi posti. Poi ho incontrato una Tesla, segno che qua non è che ci sono proprio i poveri. Qua la strada è diventata tutta in cemento, ora è tornato l'asfalto. Ma guarda che posti sperduti veramente nelle valli. Ho messo su Osmand la destinazione perché Google non riesce a trovare la strada e dice che mancano 3 km. Sembra una cazzata, ma quando non sai bene dove stai andando viene questo mix di sapore dell'avventura, in curiosità per andare a vedere cosa troverai, e un po' di paura perché non sai cosa troverai, anche se alla fine sei dietro a casa, non è che siamo nel deserto del Kalahari. Però è un po' una figata questa sensazione tra mix di scoperta. Ora uno scoiattolo. Eccoci arrivati al rifugio, area picnic, bar ristoro aperto, fantastico. Beh, posto spettacolare. Quindi aperto, caffettino, colazione, top assoluto. Rifugio Cima Piemp, straconsigliato, non conoscevo nemmeno, mai sentito, bellissimo. Il bello di scoprire posti per casa. Oh ragazzi, ho trovato sto rifugio che era aperto perché c'è un gruppo e stanno facendo lo spiedone bresciano dentro. Mi è venuta un'acquolina in bocca pazzesca. E rifugio top, bellissimo, io non lo conoscevo e è aperto da maggio a ottobre. Su prenotazione ti fanno lo spiedone. Posto spettacolare, guardate che vista fotonica. Mi hanno spiegato come arrivare in Val Vestino da qua, adesso lo devi capire perché loro ti parlano sempre come se conoscessi i posti. Però guarda che posto, guarda. Guarda che cime. Adesso vieni, guarda. E questa è solo la parte montana. Guarda qua che top il lago. Quindi sarà uno spettacolo. È bellissimo. E questo è il bello della moto. Io qua non sarei mai venuto in macchina perché la strada era rognosa, non sai come finisci, e invece in moto vai e esplori. Quindi oggi sono contento perché nonostante tutte le nostre cartine Google Maps ho trovato un posto che non conoscevo. Va bene, adesso vedo di capire come arrivare in Val Vestino e si riparte. Allora, grazie ad Osmand Maps forse ho trovato il modo per arrivare in Val Vestino. Da qui vado a Passo d'Ere, che avevo già visto che era un passo praticabile in moto. Arrivo a sto paesino che si chiama Costa e da lì dovrei arrivare in Val Vestino. Vedo come, in che guai ci cacciamo, dai. Ok, adesso sto andando verso Passo Ere. Da quello che so la strada è molto buona, non ci dovrebbero essere problemi, quindi proseguiamo tutti in quota. Qua siamo a 1000 metri circa, siamo nella foresta gardesana occidentale e adesso fra poco risbuchiamo in mezzo al sole. Allora, finora lo sterrato è super facile, non vorrei tirarmela dietro, ma molto pulito, non ci sono sassoni in mezzo, lo spettacolo è il top. Quello che io non riesco a capire è come finisca sempre a fare sterrati anche quando mi prefiggo di fare solo asfalto. Comunque questi giri meriterebbero sicuramente più tempo che una mattinata, perché c'è veramente da esplorare bene. Cioè è bello collegarli questi posti e fare
tipo non solo il Passo d'Ere, ma poi collegarsi con la Val Vestino, il gioco del Maniva, però è chiaro, non si può far tutto insieme se non hai abbastanza tempo. Ok, qua il fondo è un po' più smosso, non mi sembra niente di complicato. Chiaro che magari non ho i pneumatici migliori perché sono un po' consumati. Allora, 1,7 km al Passo d'Ere. Devo dire che le pedane zigrinate che ho messo, cioè quelle più larghe, sono molto comode. Ok, adesso inizia la discesa. Il trucco nella discesa qua non è troppo sconnesso, è quello appunto di utilizzare mai il freno anteriore, perché se blocca la ruota davanti sei fottuto. Comunque mancano 200 metri al Passo d'Ere e sono quasi arrivati. Ok, sono arrivato al Passo d'Ere. Ora devo un attimo capire, là c'è una forestale, come proseguire, quindi un po' di Osmand. Va bene, sono a 5 km al paesino di Costa. Spettacolo. Qua siamo, sembra una roba della guerra questa, queste feritoie, probabilmente è qualcosa della guerra. Mi alzo in piedi che sono più a mio agio, anche se qua proprio non è che sia necessarissimo. Guarda che gola strettissima, che posti assurdi, letteralmente, che si trovano dietro casa. Ho fatto lo sterratino, adesso è ricominciato l'asfalto e vediamo come si connette la Val Vestino. Però l'ho sterrato super facile, paesaggi fantastici. E ora continuiamo per questa strada qua. Ho appena incontrato una macchina, quindi non vuol dire che queste strade, anche se piccole e poco frequentate, non siano comunque aperte al traffico, quindi andare sempre piano. E qua sotto ci dovrebbe essere questo borgo di cui adesso mi sfugge il nome. Guarda che figata sta vallata, stupenda. Adesso questa però in qualche modo, secondo me, si deve riconnettere alla Val Vestino, perché è impossibile che l'unica via d'accesso sia questa, quindi adesso indaghiamo. Da qua si arriva in Val Vestino scendendo? Andando in giù di là, è una strada sterrata. Ok, top, va bene, grazie mille. Ciao, grazie. Va bene, continuiamo e vediamo un po'. Mi ha detto che è Mignone, quindi 15 minuti. È un bel posticino qua, fantastico. Allora forse alla fine ce la faccio arrivare in Val Vestino e poi da lì valutiamo se chiudere la Val Vestino oppure rientrare dal Garda. Ma guarda che paesino, impressionante. Guarda che posto. Lago di Val Vestino, è indicato allora. Ma guarda che paesi sperdutissimi. Sento anche odore d'arrosto. Ma tu guarda che percorsino che ti ho trovato. Qua dove cacchio si va? Controlliamo, piccolo check. Beh, allora credo che sia uguale, tutte e due off-road. Pasiana di sotto, Pasiana di sopra. Ciao. Beh, spettacolo assoluto. Ma che posti impressionantemente belli. Quando esci per fare un giro e il giro è il triplo più figo di quello che pensavi. Guarda quei paesetti lì sotto. Ok, qua c'è sterrato e foglie. Troppo figo comunque scoprirli in moto. Bellissimo. C'è una buca enorme. Casa distrutta lì. Mini guado. Fontanella. È tipo un passo, cos'è? E lì sotto c'è Val Vestino. Spettacolo! Eccolo il lago e il terzo ponte. Top! Vamonos!
Qua spero proprio che non sia quella la deviazione. Diciamo che il problema con le maxi enduro è che puoi andare solo avanti, ma non so perché sale sto cazzo di cosa, ma va. Credo di essere sulla strada giusta, capisco perché continua a salire, ma adesso sale poco, fra poco scenderà, porca troia. Lì sotto c'è il lago. Adesso la strada praticamente costeggia il lago ed è un po' un saliscendi, però a un certo punto dovrebbe proprio scendere perché dobbiamo arrivare a sto ponte, terzo ponte cementato. Ma chi è che va in ste strade con la macchina? Ma sono strette per le moto, a forestale, ma dove cazzo giri poi se incontri qualcuno? Merda, bella sta ripida qua, porca troia, vedi che lo sapevo, porca puttana. È cementata, minchia, che ripidità, che è talmente piano che non va nemmeno il freno motore, no? Fanculo, non poteva scendere dolcemente, cazzo di strada di montagna che non ho nemmeno troppa sensibilità con il freno dietro. Si chiama, ho cambiato i fili dei freni, ho messo quelli aeronautici e quindi quando premi frena di brutto, c'hai meno gioco, insomma. Questo pezzo del cazzo, la discesa bella ripida ed è pieno di foglie, quindi bello scivoloso, ma vedo delle case laggiù, quindi dovrebbe essere un po' terminato il pezzo brutto, ma la concentrazione va mantenuta sempre, ma soprattutto altissima finché non siamo proprio sull'asfalto, e non pensare, non ingannare il cervello facendogli pensare che è finita e abbassare la guardia, perché è proprio quando è finita che uno abbassa la guardia e dice vabbè mi rilasso e succedono casini. Quindi concentrati fino a quando non c'è asfalto, finisce il tappeto di foglie. Ora vediamo di girarsi senza colpo ferire, ed ecco lì il ponte, caro il mio ponte Valvestino. Qua Valle Selvaggia. Sì, il lago è semivuoto adesso praticamente. Posti, queste valli qua sono veramente selvaggissime. Eccoci ragazzi, sterrato finito, adesso me ne torno sulla cima del lago di Garda ad Arco, passando per la Gardesana perché faccio prima e non ho molto tempo. In tutto ciò mi sono dimenticato di far benzina quando sono partito. Avevo il Transalp a più o meno 300 km di autonomia e ce n'erano 220, una roba del genere. Dico faccio benzina e poi mi sono dimenticato di farla. Adesso sono a 260 km, ne ho ancora 40 di autonomia. Sono largo, però se non me ne fossi accorto su e avevo 5 km di autonomia non era proprio una situazione ottimale. Anzi, faccio proprio la figura dello stronzo, rimanere senza benzina off-road. Quindi ora ragazzi rientro per il lago, vi porto un attimo in Valvestino. Ho fatto due errori secondo me. Il primo, non ho detto dove andavo oggi, cioè non ho avvisato dove andavo e ho fatto un percorso diverso da quello che pensavo e non ho nemmeno segnalato con la mia posizione a casa dove andavo. E due, off-road così non bisognerebbe mai farlo da soli, perché ti succede una qualsiasi cosa, ti cade la moto, ti si fora una gomma, se sei da solo sono cazzi amari, in due è sempre più facile. Va bene, sbagliando si impara. Detto ciò, ripartiamo. Allora qua come hanno rinforzato le balaustre perché la gente si affacciava a guardare e magari qualcuno finiva di sotto. Questa valle è molto divertente da fare e ti riporta giù per il lago. Ah ecco, mi sono dimenticato di allacciarmi airbag, as usual, perché in off-road non lo tengo, dato che se ti si inclina un attimo la moto e ti cade, come mi è già successo, l'airbag scoppia, quello meccanico, perché viene tirato giù dalla moto. Quindi andando così piano in off-road a 20 all'ora non lo slaccio sempre. Quando faccio quegli eventi invece tipo qui in traffico così non me lo metto nemmeno. Guarda qua che visione al nido d'uccello della Valvestina, spettacolare. Anche qua secondo me hanno rinforzato il ponte, che top. Bellissimo. C'è anche una barchetta. Eccoci qua, guarda che bella strada. Sti colori dureranno ancora per poco
Dietro quella montagna letteralmente c'è il lago di Garda. L'altro giorno sentivo alla radio che oggi è il 3 novembre e esattamente un anno fa venivano istituite appunto le regioni rosse, come ho detto all'inizio del video. Un anno fa non potevamo uscire di casa, impressionante, non 10 anni fa, un anno fa. Non c'era un vaccino, non si sapeva come uscirne, e adesso per fortuna abbiamo riacquistato la libertà con questi vaccini, sembra, speriamo. Temperatura oggi sono stato perfetto, ho messo sotto una magliettina tecnica e poi la giacca invernale ovviamente col piumino. Eccoci ragazzi, con questo panorama bellissimo, con la catena del Baldo imbiancata, e qua sulla piazzola dell'eliporto del Transalp. Finiamo questo video. Se vi interessa capire il percorso che ho fatto, non è facile mettere la traccia perché chiaramente ho seguito strade sterrate che Google Maps non riconosce e non ho registrato la traccia GPS. Comunque scaricatevi Osmand e se vi interessa scrivetemelo nei commenti che vi scrivo le tappe che ho fatto. Comunque non è difficile da seguire se avete una mappa con le strade sterrate, e così vi divertite un po' anche voi. Andate sempre in due e dite sempre dove andate, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!